Ok ragazzi, manca veramente pochissimo al tanto atteso match tra Mike Tyson e Jake Paul, perché questa notte intorno alle 2 comincerà l'evento ufficiale su Netflix, tutto in diretta su Netflix, in cui vedremo finalmente il ritorno di Mike Tyson dall'ultimo match contro Roy Jones Jr., finalmente di nuovo un altro match, non so se chiamarlo ufficiale o chiamarlo esibizione o non so neanche più come chiamarlo ragazzi. Vi dico sinceramente, ho seguito pochissimo questa storia perché tra varie cose, ritardi, doveva succedere 6 mesi fa, poi è stato posticipato, quindi non ci sono più stato dietro. C'è da dire ragazzi che è un palcoscenico enorme per questo evento, tutto il mondo sta aspettando di vedere il ritorno di Mike Tyson sul ring e tutti quanti stanno aspettando di vedere Jake Paul KO, perché io scommetto che a parte che ho già letto un po' di commenti in giro sul web, l'80% di tutti i commenti letti sono tutti a favore di Mike Tyson, tutti a scrivere Jake Paul finalmente ha incontrato il suo, perché Mike Tyson in meno di 20 secondi lo butterà KO, quindi sarà la fine di Jake Paul. Beh, c'è da fare un piccolo discorso. Allora, senza dare troppe previsioni, perché alla fine ragazzi è una manovra di marketing, è inutile prenderci in giro, a mio avviso non è un match di quelli, anche loro lo stanno facendo per il business. Oramai bisogna farsene una ragione. Questi match funzionano, questi eventi funzionano. Prendi uno sulla cresta dell'onda che è entrato nel mondo del fighting, prendi una leggenda del pugilato, e Jake Paul è stato un genio a creare tutto questo retroscena, tutto questo background che lo ha portato ad essere quello che è oggi. Cioè ricordiamo ragazzi, Jake Paul è partito da youtuber facendo video di divertimento e tutte le sue cazzate che faceva prima quando era più piccolo, passato da 5-6 anni a questa parte a combattere in palcoscenici enormi, Anderson Silva e tante altre star nel mondo della UFC e della bare knuckle. Quindi è stato un genio a riuscire a entrare in questo mondo. Comunque i risultati in un modo o nell'altro li ha portati anche a livello proprio di carriera, perché comunque si sta allenando da professionista da tanti anni. Poi ci credo, a voi sicuramente può non piacere la sua tecnica, ho visto dei video online in cui la gente va ad analizzare un lavoro al sacco di Jake Paul dicendo tutti sti anni che si allena ad alti livelli con i migliori preparatori al mondo, e guardate quando porta il montante come è scoperto sopra, quando porta il gancio. Sì ragazzi, ma quelle sono pippe mentali che alla fine lui dice che cazzo me ne frega, alla fine c'è una potenza la Madonna ed è innegabile quello. Se ti prende, ti stacca la testa e ti butta giù. Ha buttato praticamente KO tutti i suoi avversari che venivano dal mondo della bare knuckle, della UFC, di tutto quello che vuoi, li ha tutti sdraiati alla fine. Quindi stare là a pensare ma è scoperto quando porta il montante, è scoperto quando porta il gancio, e la sua tecnica e il suo stile di combattimento a quanto pare è funzionale, sta migliorando quel lavoro là, si sta concentrando magari probabilmente più sulla parte atletica che sulla parte tecnica, o almeno questo mi è sembrato di capire, ma in ogni caso, che piaccia o no la tecnica che ha, è funzionale. Io ho capito che tutti voi magari guardate però Tyson quando porta i colpi è tutto pulito, è tutto fantastico, Floyd Mayweather quando porta il jab, certo, ma quello è il suo stile, quelli sono i loro stili. Ci sono tanti altri pugili che erano, per dire Anderson Silva ragazzi, pugilisticamente era molto ma molto più pulito, molto più avanti di Jake Paul. Risultato KO. L'ha fatto svenire, cioè ok, è durata un po' il match, comunque se la son giocata. Però fa male, Jake Paul fa male, quindi se ti prende, ti butta giù, inutile farsi pippe mentali sulla tecnica, la pulizia tecnica, che minchia ce ne fotte. Qua si tratta di salire sul ring e menarsi. Quello che mena l'altro ha vinto, ha ragione, quindi c'è poco da dire. Poi tanti di voi potrebbero dire sì, ma sono tutti fasulli, tutti comprati. Lì ragazzi, purtroppo se entriamo anche in questo campo non ne usciamo più. Certo è che è riuscito a fare, come detto anche prima, ad unire tutta questa parte legata alla sua carriera alla parte di business, e quindi è riuscito a creare un pacchetto unico che praticamente è al centro dell'attenzione nel mondo degli sport da combattimento, ed è così che è riuscito anche a dare il colpo di grazia, il boom del secolo, quando ha annunciato il match contro Mike Tyson, una vera leggenda del pugilato. E lì ha preso tutti i fan, tutta la gente, tutti i nostalgici di Tyson, che ragazzi, mio padre che non ha mai seguito il pugilato sa dell'esistenza di questo match, se ne parla ovunque, telegiornali,
giornali, tutto il mondo, siti web non ne parliamo, i canali oramai sono impazziti, postano solo foto, video degli allenamenti di Tyson, degli allenamenti di Jake Paul, quindi la manovra di marketing è riuscita. Se dovesse chiedermi, perché succede molto spesso che mi trovo questi messaggi in DM su Instagram, ma Erwin, ma cosa ne pensi? Secondo te come andrà a finire? Bene, è arrivato il momento di parlare di quello che per me succederà in questo match. È impossibile dare delle previsioni precise per questo match perché non sappiamo di cosa si tratta. Potrebbe essere una buffonata fatta solamente per far durare il match, magari si sono già messi d'accordo, o magari potrebbe essere più realistico, ma in ogni caso entrambi si devono, tra virgolette, penso, a mio avviso, tenere la faccia pulita. Tyson è comunque una leggenda del pugilato, una leggenda in questo mondo, da sempre ritenuto come uno dei pugili più forti al mondo mai esistiti. Stanno facendo business col suo nome a distanza di, cioè a 58 anni ragazzi, stanno ancora facendo business con il suo nome e ovviamente anche lui di conseguenza, però c'è da prendere un attimo e analizzare uno che dopo questo match chissà cosa può ancora fare, e dall'altra parte un Jake Paul che è il futuro del business degli sport da combattimento, perché prima di Tyson comunque i numeri li ha portati, i soldi li ha portati, sappiamo come gira tutto il meccanismo attorno al mondo pugilistico, ma non solo, di tutti gli sport da combattimento. È tutto incentrato sui soldi. Se la parte economica è molto alta, ci sono tanti introiti, allora ci sono possibilità di creare eventi ancora più fighi, ancora più grossi, con delle sottocard dove paghi tanto i pugili che sono nella card di quella serata, le location, l'impatto mediatico comunque di far comparire questa roba su tutti i giornali, far parlare tutto il mondo di queste cose, quindi non prendiamoci in giro, i soldi contano, se non generi soldi purtroppo non vai da nessuna parte. Quindi ragazzi, previsione di questo match, ve lo dico con tutta la mia sincerità, dovesse il match essere reale vuol dire che Jake Paul e Tyson salgono già con l'obiettivo di menarsi l'uno con l'altro, secondo me Mike Tyson finisce veramente male, ragazzi, finisce veramente male. Lo so che magari starò sui coglioni a dire questa cosa a tanta gente, tanti nostalgici di Tyson che lo vedono ancora come una leggenda, come un essere superiore, ma ragazzi, Tyson a quest'età ha 58 anni, quasi 60. Gli ultimi 30 anni li ha passati a mangiare il cocco, mettiamola così, fumare l'erba e alcolizzarsi. Cioè questa è stata la vita di Tyson negli ultimi 30 anni. Dopo il suo ritiro, infatti ha avuto delle trasformazioni anche del fisico incredibili, è andato in depressione, è ritornato, si è rimesso in forma, poi di nuovo. Cioè è un pugile che oramai ben lontano dagli anni di gloria in cui praticamente era, magari negli anni 90. Oramai io penso che sia finito quel tempo per Tyson, e nonostante tanti di voi sicuramente mi scriveranno sotto nei commenti: Erwin, ma hai visto i video come mena il sacco, ha buttato giù in sparring uno sparring partner, quindi hai visto come mena forte, come si muove ancora veloce. Sì ragazzi, ma abbiamo visto delle clip di quanto? Di 20 secondi, 30 secondi. 30 secondi di Mike Tyson al sacco che porta delle combinazioni. Qua devono fare, se non sbaglio, 8 round da 2 minuti, non vorrei dire una cazzata. 8 round sono pesanti a 60 anni, raga. Cioè, mettiamo il caso che il match comincia anche piano, magari, senza che si devono menare e staccare la testa l'uno con l'altro. Alla terza ripresa Tyson è già morto di fiato. Poi magari mi sbaglierò, è normale sbagliarsi, che cavolo ne so. Comunque abbiamo visto anche la trasformazione di Tyson negli ultimi 6 mesi, come cazzo è diventato. Mi viene anche da pensare che ci sia qualche piccolo aiutino, perché il fisico a 60 anni non è più recettivo come a 20, quindi c'è anche da chiedersi quello, no? Nel caso in cui mi sbagliassi, palese, qualche piccolo aiutino per fare meglio durante il match ci potrebbe essere stato. Mettiamola così, ci potrebbe essere. Se il match fosse reale, Jake Paul è giovane, è fresco, è forte, fa male. Tyson, per come la vedo io, o lo butta giù nei primi 20 secondi, oppure la vedo veramente dura, ragazzi. Cioè non lo vedo neanche come un match che possa mai finire ai punti, perché dopo la terza, quarta ripresa, quinta ripresa, Tyson è morto. L'altro bello giovane ancora, anche quello c'ha qualche aiutino sicuramente in termini di integrazione, mettiamola così. Abbiamo visto anche la trasformazione di Jake Paul come è stata. Il match fosse reale,
finirebbe per me, a mio avviso, con un KO di Tyson. Visto che sarà una manovra di marketing incredibile, magari vogliono preservare sia l'immagine di Jake Paul che l'immagine di Mike Tyson, potrebbe finire un pareggio, un incontro ai punti, così, mettiamola così. Potrebbe finire ai punti, tra virgolette, con la vittoria o di Jake Paul o di Tyson, in base a dove penderà di più il marketing in questo momento. Io penso molto di più verso Jake Paul, oppure daranno un pareggio simbolico. Per concludere, ragazzi, non so se avete visto il face to face tra i due, dove Mike Tyson si mette davanti a Jake Paul gli arriva davanti camminando come uno scimpanzé, si mette su in guardia pestando il piede a Tyson e Tyson gli tira uno schiaffo. Ora si sta parlando sul web, Mike Tyson ha tirato uno schiaffo a Jake Paul, e tutti i commenti sotto che l'ha riavviato il sistema operativo a Jake Paul. Io non so se ci avete fatto tanto caso, poi magari è una mia impressione questa, raga, ma quello schiaffo di Tyson che l'ha tirato pure forte, si è sentito una bella botta, non l'ha spostato di 1 millimetro a Jake Paul. Io non lo so, io fossi in Tyson mi sarei un po' preoccupato per quella roba, perché a qualsiasi altra persona si prende uno schiaffo da Tyson, minimo ti gira la testa e cadi per terra, raga, soprattutto se non te l'aspetti. O anche in questo caso era tutto studiato a tavolino, quindi si doveva aspettare lo schiaffo perché si sono messi d'accordo. Io questo non lo so. Basiamoci su quello che abbiamo visto senza entrare in complottismi vari. Ha preso uno schiaffo pesante da parte di Tyson senza che se lo aspettasse, ha girato la testa e si è rimesso là e gli diceva tutto qua. Io mi preoccuperei un pochettino, poi non lo so. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo match, chi secondo voi potrebbe vincere, soprattutto come finirà. Cioè, ok che vince uno, vince, ma come finirà? E aspetto con ansia i nostalgici di Tyson che mi scriveranno sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, dopo il verdetto ufficiale del match. Os!